sono Mauro Barbacci e ti do il benvenuto in Storia di una fotografia, un podcast dove racconto come natura e fotografia fanno da sempre parte della mia vita e di come l'hanno influenzata. Iscriviti a questo canale per ascoltare la mia storia e vedere altri video nella natura. Ho parlato di questo primo approccio alla natura e alla fotografia, però ho parlato di un luogo nell'episodio precedente, di Pascelupo, di Rio Freddo e la Valle delle Prigioni. Voglio approfondire questo luogo, in particolar modo Rio Freddo, perché sì, come ho detto, è nato tutto da lì dentro, ma soprattutto è quello che è stato per me confrontarmi con questo bellissimo torrente che scende da Monte Cucco, che ha causato, siete presente da bambini, no? L'acqua, la pesca, l'andare in un fiume, l'esploratore, ha scaturito tutto quanto, tutto insieme, tutto in una volta, e mi sono ritrovato che ero innamorato di questo posto. Sapevo che c'erano le forre, quindi quest'orrido, questa gola che si scendeva da Monte Cucco giù con le corde, le imbracature. Non l'avevo mai fatta, ero sempre un bambino, però potevo risalire il torrente fino ad arrivare ad un certo punto, sotto l'eremo di Monte Cucco, l'eremo di San Girolamo, e fino a un certo punto potevo arrivare, perché arrivai a un punto dove c'è una scalinata in cemento fatta proprio sulla parete di roccia che ti portava poco sopra all'acquedotto. Da lì in poi un bambino non può andare, cioè è complesso, è complicato, però io arrivavo fino a lì e tuttora arrivo fino a lì, partendo da giù basso, risalivo il torrente ed arrivavo fino a lì che c'è questa cascata con un masso gigante sopra. Il bello qual è? Che io lì ho imparato tante cose, a parte la fotografia. Ho imparato a fare il bagno in fiume. Sì, perché io non vado al mare, io vado a fare il bagno in torrente. Quindi andavo a fare il bagno al fiume, lì e lì sotto in un altro punto. Imparato a pescare. Lì ho imparato a pescare, dato che è un posto dove ci sono le trote di fiume, pesci d'acqua dolce. Più avanti tornerà la pesca in maniera molto importante nella mia storia, e anche nella fotografia. Ho imparato a stare in mezzo alla natura, a capire che chi comanda è la natura, perché facevo il sentiero in risalita, poi scendevo lungo il fiume, fino a che un giorno non ho scoperto queste forre e lo zio di un mio amico ci portò lì, non ci ha fatto fare tutto il percorso logicamente, ci portò lì e ci insegnò, legando una corda ad un albero, ci fece muovere i primi passi su come calarsi con una corda, con l'imbracatura. E puoi capire come mi sentivo, cioè per me ero eccitatissimo. Calarsi con una corda a 12-13 anni, non l'avrei mai fatto da solo, e era stato bellissimo. Ancora c'ho in mente queste scene, come c'ho in mente delle altre scene sempre a Rio Freddo, perché ci andavamo anche con i miei amici, con mio fratello, e una volta salendo, dopo non riuscivano a scendere, io sono sempre stato il selvatico del gruppo, e praticamente io mi sono messo dentro l'acqua fino a qui e avevo puntato un tronco di un albero così sulla parete e sulla spalla, e l'avevo fatti scendere
lungo questo tronco, ti dico un tronco che quella volta sembrava chissà che 2 metri di palo di legno, non è che era ne ho fatto Hulk, ecco. Però ci sono tante cose. Lì ho mosso i primissimi passi sull'arrampicata. Lì perché? Perché quella volta vedevo Manolo, si vedeva Manolo in televisione le prime volte, e allora ho detto, ma io provo a arrampicare, tanto se cado c'è l'acqua. E allora giù andavo lì, mi arrampicavo, tanto sotto c'avevo l'acqua, cadevo, perché cadevo, e blam, giù nell'acqua. Ma poi mi tuffavo pure, perché praticamente la struttura è di un torrente montano, quindi c'ha questi salti anche da 5-6 metri, anche più. Però quelli che facevo io erano salti da 5-6 metri, quindi io salivo e poi tranquillamente mi divertivo a tuffarmi, a scendere, un po' da pazzi, perché se adesso io devo tornare indietro nel tempo e dire vada a fare i tuffi lì, no, anche no. A parte che non c'è più l'acqua di quella volta, anche il vedere questo cambiamento in 30 anni di un torrente che era ricco d'acqua e adesso è sempre con i livelli bassi. Cosa non da poco, io quando vado lì non mi porto neanche l'acqua da bere, perché quell'acqua è purissima, ma poi soprattutto è ricco di risorgive. Lungo il torrente si vedono dei punti dove escono le bollicine d'aria dalla terra, dal letto del fiume, e lì significa che c'è una corrente d'acqua che sta alimentando il torrente e basta prendere l'acqua, bere l'acqua da lì e avere l'acqua più pulita. Cosa da non fare solitamente, perché non possiamo mai sapere cosa c'è a monte che può venire giù nel torrente, però io tutte le volte che vado lì bevo l'acqua del torrente e non sono mai stato male. Fortuna? Non so che dire, però io lì faccio così perché è un luogo che vivo da sempre, e dopo tanto tempo, adesso che non vado, sento proprio il bisogno di andare lì. Ma torniamo a Lio bambino che si tuffava, che apprezzava questi luoghi e imparava a conoscere la natura nelle varie stagioni, perché imparavo ad osservare, grazie anche alla fotografia. Quindi da piccolo ho imparato a fermarmi, stare lì, ammirare il luogo, osservarlo ed iniziare ad ascoltarlo, cose che poi in futuro mi sarebbero state utili e necessarie anche oggi per capire tutti quelli che sono i movimenti d'acqua del torrente, imparare a conoscere il torrente anche per muoverci al suo interno. Da lì non sapevo che poi sarebbe arrivata una serie di conoscenze legate all'ecosistema fluviale, insetti, pesci, correnti d'acqua, c'è tante cose che rivedremo insieme più avanti, ma che lì stavo iniziando ad assaporare. Quindi mi fissavo a guardare l'acqua che rigirava intorno alle rocce, vedevo il cambiamento dei livelli durante le varie stagioni. Questo è importante da capire, e quindi mi rendevo conto che io pensavo che il momento con minor portata d'acqua fosse l'estate, invece no, è l'autunno, perché semplicemente perché è il momento di maggior sofferenza, perché non ci sono le piogge in estate. Quindi avevo cominciato ad immagazzinare informazioni relative alle correnti d'acqua. E il bello è che lì, in incrocio con Rio Freddo, c'è il Rio delle Prigioni che porta alla Valle delle Prigioni, che è quest'altro luogo fantastico. Io lo reputo la Valle delle Prigioni il sentiero più bello del Parco del Monte Cucco. È un sentiero molto affascinante, perché da bambino, sempre da esploratore,
ti ritrovavi a dover passare per un cunicolo di un acquedotto, che ci passavo a malapena, con lo zainetto e tutto quanto, e dovevi passare in questo cunicolo buio con i tubi dell'acqua freddi anche d'estate, con delle piccole finestrelle ogni tanto che facevano entrare la luce, e c'erano due sentieri per proseguire, o quello che a suo tempo era il sentiero numero 5, o il 5 bis che girava intorno, e dall'altro lato del torrente si vedeva l'acquedotto, per poi ricongiungersi più avanti, e era un sentiero fantastico. Cammini tuttora lungo tutto l'acquedotto, e trovavi quella volta i gamberi di fiume, lì trote, gamberi di fiume, e anche lì ho imparato tante cose. Forse qui sulla Valle delle Prigioni ho imparato tante più cose a livello escursionistico, che poi in futuro mi avrebbero portato anche a fare la guida. Quindi ci ho avuto degli insegnamenti diversi da due torrenti molto simili. È bello la Valle delle Prigioni perché arrivavi a un certo punto dove c'erano queste rocce imponenti, ci sono queste rocce imponenti, altissime. Scusa se te parlo al passato, ma perché sto tornando con la testa dei ricordi, sto ricordando di quando ero bambino, invece di pensarla come adesso. Quindi ci sono ancora queste rocce imponenti, questi scogli con tutta una sassaia che arriva in cima. Io mi ero impuntato che dovevo arrivare in cima alla sassaia per arrivare sopra questa roccia che sporgeva e vedere tutto dall'alto. Oggi ci sono i droni, basta un attimo alzare il drone e vedere com'è da lì sopra. Invece noi sono voluto andare sopra, in cima alla sassaia, con i sassi che scorrevano, quindi fatica a salire, arrivare sopra e vedere il torrente dall'alto, ma molto alto rispetto al torrente. E il bello era tornare giù questa discesa molto ripida, piena di sassi, tipo a sciatore. Delle esperienze veramente fantastiche, ma anche che mi hanno insegnato moltissimo, mi hanno veramente fatto crescere tantissimo sotto il profilo naturalistico, diciamo, più che naturalistico sotto il profilo del rapporto con la natura. Io da subito, da bambino, ho capito quanto nella natura, benché io ero uno scavezzacollo di quelli proprio fuori di testa da fio, c'era un albero e dovevo arrampicarmi sull'albero, semplicemente c'era altra via, e dovevo saltare giù dall'albero dopo. Però mi hanno fatto scoprire come ci sono dei limiti di sicurezza, senza che nessuno mi avesse mai detto niente, e soprattutto senza che fortunatamente non mi sono mai fatto male in mezzo alla natura. Mi sono fatto male in piscina, dappertutto, meno che in mezzo alla natura. Perché? Perché sin da piccolo io ho rispettato quelli che sono i limiti miei nei confronti della natura, e ho rispettato soprattutto la natura. Ho sempre cercato di osservarla ed ascoltarla, anche a livello meteorologico. Sono cose che ho imparato da bambino a livello meteorologico, grazie anche ai detti popolari della nonna, ma che però mi hanno permesso sempre di giocare, perché essendo un bambino, di giocare in sicurezza in un luogo che ad oggi ancora fa paura a tante persone adulte, andare in questi posti. Perché? Perché non sono abituati a stare in mezzo alla natura. E quindi ecco, posso solo che ritenermi fortunato della mia infanzia, che mi ha permesso una crescita diversa. Io non andavo a giocare a calcio, a me piaceva stare lì dentro, come oggi a me piace andare lì in mezzo, non mi piace andare al pub o al ristorante. No, io preferisco prendere, caricarmi lo zaino in spalla con dentro un panino, partire e stare in mezzo alla natura, anche e soprattutto
da solo, perché è da solo che realmente si apprezzano questi luoghi. Con la calma, con la cautela, la calma, la tranquillità, non bisogna fare i superuomini, bisogna stare tranquilli, arrivare lì e godere dello spettacolo che la natura ci mette a disposizione.